Parliamo di cinema, una tenera vipera ad ogni genera che oggi è bigama, all'anima libera che non ha più fisima, la gente cinica, misera e anonima, chi vive a Panama ed è morta a Veneta. Parliamo di cinema e di ciò che ci va. John. Nostalgia Broadcast. Ciao, Nostalgia Podcast. Siamo qui al Festival di Roma, nello stand di Coming Soon, che ringraziamo per l'ospitalità. Siamo qui con un grande regista, Michel Franco, un grande onore per noi. E Anche per me. Addirittura. Aspetta di vedere come va l'intervista. Poi. Parliamo del suo nuovo film, Dreams, che uscirà il 20 novembre nelle sale italiane, ma la puntata uscirà quando uscirà il film, quindi insomma così. E vuoi iniziare tu? Sì, allora io volevo chiederti, nel tuo cinema, almeno negli ultimi film, mi pare, poi dimmi se sbaglio, c'è una calma molto apparente in tutta la narrazione fino a svolgersi nei finali comunque molto tragici, volevo chiederti come sviluppi questo tuo modo di narrare la narrazione fino ad arrivare a questo tipo di finale. Parlo in inglese, rispondo in inglese, certo. più facile. Sì, sì. I think life is like that. We are never prepared for there. We never know what's gonna happen, and there's always an apparent calm, and it's the typical calm before the storm. I like when films are unpredictable and when things happen, like in life, I would say. But it also has to do with the rhythm, let's say, of a symphony. A symphony normally is like going in a certain direction, then peaks and then goes down. So a film also has to work like that. I don't know if I answered the question. Yes. Io ho anche notato che se negli ultimi film, al contrario di quelli prima in cui c'era molto la violenza e anche un po' di rabbia nei confronti di quello che succede, cioè c'è uno sviluppo secondo me da Sundown in cui a un certo punto, che secondo me è forse il tuo capolavoro, e probabilmente c'è proprio un cambio, no? Qui c'è un po' di più e vengono visti i conflitti sociali e le discrepanze appunto sociali, prima con un certo punto di vista un po' più di rabbia, un po' più di violenza. Qui invece c'è più l'amore, più la passione, che però poi si dipana attraverso anche queste difficoltà sociali. Come sei passato da poi magari sbaglio, da questo appunto film come Nuovo Orden, che era un film molto forte, molto violento, invece a questo che rimangono sempre molto i temi, ma qui è come se si volesse esplorare un certo tipo di attraverso l'amore, non lo so. The hardest thing for a filmmaker, if you're making a film every year, every other year, is to keep making something different. Certo. But it should come from within. It shouldn't be like I want to make something different just for the sake of it. So I just make the film that comes out. I think New Order was an exception because it's the one that has a bigger canvas that's showing like a bigger aspect of it's not intimate. In this film, the violence and the sexual scenes are the way the characters find. It's how they express themselves. So it all comes from within. But I don't know. Honestly, I don't analyze it so much. Like I never think when I'm writing my next script in where it fits in the body of work, if you know what I mean. Certo. Invece questo è il tuo secondo film, non so so che ne hai già girato un altro, non so se c'è sempre Jessica Chastain come protagonista, però 2 film di fila con lei. Volevo chiederti cosa hai trovato in lei che te la fa scegliere come protagonista, e se c'è, visto che è anche produttrice del film in questo caso, com'è il vostro rapporto sia nel set ma anche al di fuori per scegliere i lavori? In both cases, we think alike. When I write something, I always say she understands what I wrote better than me. Or to put it in better words, when we're shooting a scene, often she reminds me
why I had written it. It's a strange process because I write out of my original ideas. It's not based on a book or anything. But I also write something that's very incomplete, that I need a good actor, a good collaborator to complete it. I don't believe in this idea of a director being, the god that tells everyone what to do. I think the director, writer proposes something, and then you need a good team to really make it happen. And Jessica is the best partner for that. And when we're not shooting, we're always thinking about what can be the next movie. Sì, mi ricordo a Venezia nel 2020 quando vincesti il premio per Nuovo Orden, che sul palco a Kate Blanchett ha detto Kate, facciamo un film insieme. Because she had told me, she had told Sì, me okay. in the hallway of the Hotel Excelsior, she said, let's make a film together. I said, yeah, sure, Okay, sure. okay. So also on stage I said, yeah. Quindi hai risposto, tu hai detto sì, Sì. ok, facciamo. Però nel prossimo film dovresti mettere due attori che hai già lavorato, cioè Jessica e anche Tim Roth insieme, dovresti... Tim is an actor I also want to make many more movies with. The challenging thing with either and with in any case is that if I write something else for Jessica or for Tim, it has to be different to what we've done already. And writing is the hardest part. I mean, shooting, you have the cinematographer, you have everyone, but when you're writing, you're alone in your room, and what the hell are you gonna come up with? So Jessica will only keep accepting roles if it's not what we already done before, and I think that's the hardest part. Io parlando un po' spostandoci un po' da Dreams, poi ci torneremo perché io mi ricordo nei primi tuoi film tipo Due Spes Lucia, capisco, non so come dire, che ci sia una forte tua, non cattiveria, secondo me viene scambiata, perché io da miei amici cinefici, insomma la gente che guarda film, che sento dire che no, cattivo, punitivo, sento che invece c'è un grosso sguardo per vedere e riuscire a cercare di capire, e sembra sempre che nei tuoi film tu arrivi sempre un po' prima di capire la risposta, e quindi sei come quello che cerca sempre di capire una cosa e non so, tu ti cerchi di darti risposte a quello che vedi, a quello che metti in scena, o preferisci rimanere nel mistero e lasciare che chi guarda, non lo so. I like looking into human nature and the human soul. I mean, sounds very, like a high purpose, but I think that's the ultimate purpose of film. And I love people. I truly do. Yeah, some people don't. Some people misunderstand that one. But I'm glad you're going back to After Lucia. Sì. Yeah, I love people, but to understand who we are, you have to go deep into when people are challenged, and not necessarily the best of us will come out. And when I say I love people, that has to include the worst side of us. And I know for many people it's hard when cinema is a mirror of that part, because they would like to see something that's only showing the best side, but true love has to include all sides, and that's what I try to do. Questo film si chiama Dreams, però ci sono tanti sogni in questo film, ma poi alla fine dei conti tutti questi sogni in realtà non vengono veramente realizzati da quasi nessuno. Come hai pensato più che altro no, non al titolo, ad arrivare a narrare una storia di questo genere, anche comunque che comunque richiama anche comunque nuove orde, tanti altri tuoi generi che comunque sulla frontiera, anche cioè c'è una frontiera familiare, ma anche una frontiera anche da superare di nazione, quindi come arrivi sempre a questi temi anche sociali del tuo paese? I've always been obsessed with the border, with how unjust the relationship between the two countries is. When you see TV, they're always, American TV especially, they're always talking
putting down the Mexicans and, you know, talking of Mexicans and other immigrants as a threat. And in reality, because I'm Mexican and every time I go to the States, I see what Americans don't want to see. I see real people that are only working hard and trying their best to make a better life. So the film, in a way, begins with this typical story that we've seen many times. It seems the same, first 10 minutes, the typical story of an immigrant. Then we realize he's in a love story. Then, you know, it surprises the audience in many ways, hopefully. And that's what I try to do in all my films, to challenge the preconceived ideas that the audience already has about, you know, what their judgment, to try to challenge that, yeah. Allora, facciamo un'ultima domanda che è velocissima, che lo chiediamo a ogni ospite: i film preferiti? Così. 2, 3, quanti ne vuoi dire? From all films. Look, my film company is called Teorema, for obvious reasons. And I like pretty much every film from Pasolini. They're at the very top of my list. And also Buñuel, films like Viridiana, that are not too far from Pasolini, Los Olvidados. No, certo. Yeah, sí. If you see Mama Roma and Los Olvidados, there's a ongoing dialogue between those two filmmakers in a way. Certo. Sì. Bene, ringraziamo Michel Franco per essere stato con noi e niente, andate a vedere il film, diciamo ciao. Ci vediamo alla prossima volta, dobbiamo dire ciao tutti insieme. al mio Proviamo, sì. 3, 2, 1, Ciao.